Ciao, ben ritrovato. Allora, il capitolo 21 del Sutra del Loto, i divini poteri del Tathagata, espone esotericamente l'insegnamento delle tre grandi leggi segrete, o dei tre grandi misteri. Noi troviamo nel 21° capitolo poi questo avvertimento, questo grande avvertimento del Buddha, che ci dice: quando io sarò scomparso da questo mondo, voi dovrete custodire, leggere, recitare, insegnare e trascrivere questo sutra, praticandolo così come io ho insegnato. Le parole praticandolo come io ho insegnato espongono il principio di, mi sembra, non vorrei sbagliarmi, del principio di gnosegio forse sì. In altre parole, comunque, ci indica che non è sufficiente recitare il Daimoku, il Sutra del Loto, né praticare la meditazione. Queste pratiche, come ci indica il Buddha nel Sutra del Loto, quindi fai attenzione, non lo dico io, non è una mia opinione, queste pratiche devono essere svolte in perfetta e rigorosa conformità con il suo insegnamento. Quindi ci avvisa che qualsiasi deviazione dal suo insegnamento, dal suo Dharma, rende il Daimoku simile a un farmaco impropriamente assimilato. Questo diventa veleno. Lo stesso vale per tutto l'insegnamento di Nichiren, che è come una formula alchemica, tutto deve avere le giuste proporzioni e fra l'altro su questo punto il Gran Maestro ci ha avvisato più volte, arrivando persino a dirci che se non si segue esattamente quello che lui ci insegna, quello che lui ci ha insegnato, può diventare pericoloso. Lui conclude il suo scritto dicendo: neppure io, Nichiren, ti posso aiutare. Quindi ci sono degli insegnamenti che, a detta dello stesso Nichiren, devono essere trasmessi solo cuore a cuore, ma da una persona che insomma preparata, sappia bene che cosa esporre, quando è il momento di esporlo e a chi esporlo. Ad esempio, il maestro Nichiren ha accompagnato il suo grande trattato, il Kanji no Gonzon Sho, con una lettera di accompagnamento nella quale si avvisa, credo Toki Jonnin fosse il destinatario del trattato, di fare attenzione a chi legge quel trattato lì, perché lui elenca le caratteristiche che deve avere, perché altrimenti può essere pericoloso, nuovamente, perché questa persona, non capendo bene, interpretando quindi male, può soffrirne, può fare del male anche alle persone alle quali lei espone quanto ha capito. Non avendolo capito bene, non è normale, no? Quindi anche questo fatto di pubblicare il Kanji no Gonzon Sho contravviene chiaramente, palesemente al volere del maestro. Il fatto diventa ancora più comico quando poi si pubblica l'intero Kanji no Gonzon Sho con la lettera d'accompagnamento che ci dice che quel trattato lì non andrebbe comunque pubblicato. Ma entriamo nello specifico, perché questo, come dicevamo, è un aspetto davvero molto importante. Il buddismo di Nichiren, l'insegnamento, a me piace parlare di insegnamento di Nichiren perché, come dicevamo, non esiste una dottrina di Nichiren, perché la dottrina di Nichiren è il Sutra del Loto. L'insegnamento di Nichiren deve essere seguito e trasmesso
non avventatamente, perché altrimenti diventa New Age, non è più buddismo. E questo, a mio modo di vedere, è un po' la causa di tutti i problemi che gravitano intorno al nichirenismo, è inutile nasconderlo. Ma comunque, entriamo più nello specifico e vediamo che cosa vuol dire esoterico. Molti al giorno d'oggi credono che esoterismo significhi magia. Ora, sebbene in alcuni casi l'esoterismo abbraccia la magia, non possiamo certo considerare l'esoterismo una scuola di magia. Esoterico significa insegnamento intimo, segreto. Le scuole esoteriche quindi non sono aperte a tutti. Gli insegnamenti esoterici quindi non sono aperti a tutti. Gli insegnamenti di queste scuole sono rivolte quindi solo ed esclusivamente agli iniziati, ovvero a quelle persone che sono state ammesse all'interno della scuola dopo un'adeguata preparazione. Ad esempio, il Goonzo, ci dice Nichiren sempre nel Gosho che ti citavo prima, è esotericamente svelato nelle profondità del capitolo sulla durata della vita del Tathagata, che è il 16° capitolo, che è il capitolo Giuryo. Ma vediamo un attimino, ma come si può svelare esotericamente qualcosa? Ebbene, il significato di queste parole è che il Buddha ha svelato il Goonzo solo ad alcuni iniziati. Comprenderai anche tu che ora non è possibile, questa non è la sede opportuna per discutere del significato profondo ed esoterico del capitolo in questione, quindi del capitolo sulla durata della vita del Tathagata, del 16°. Però io credo che qualcosa si possa accennare. È possibile però, ad esempio, evidenziare che questo capitolo contiene la rivelazione esoterica del Goonzo. In altre parole, senza un maestro e senza una sorta di iniziazione è impossibile trovare traccia del Goonzo nel 16° capitolo del Sutra. Obiettivamente, se pensi che questo sia una mia opinione, se questo pensi che sia una cosa abominevole, onestamente, sinceramente, se leggi il 16° capitolo del Sutra del Loto, possibilmente in italiano, così almeno uno ha anche la possibilità di capire che cosa c'è scritto. Dove lo vedi il Gonzo? Riesci a individuare il Gonzo? Quindi, ricapitolando, esotericamente svelato significa che la rivelazione segue le metodologie proprie della tradizione esoterica e che il contenuto della rivelazione stessa è nascosto agli altri. Il fatto che la rivelazione segua poi le metodologie esoteriche indica l'importanza dell'uso del simbolo, che è una sorta di chiavistello, di sigillo, posto a protezione del Santa Santorum, dell'insegnamento in questo caso. Senza questa chiave non è possibile, quindi, come ci indica lo stesso maestro Nichiren, accedere ai segreti del sutra. Poi le parole stesse nelle profondità del capitolo sulla durata della vita del Tathagata, dell'Ombon, del Sutra del Loto, hanno una particolare importanza dal punto di vista proprio della tecnica del linguaggio occulto del sutra. Le profondità sono luoghi inaccessibili dove si presuppone che non tutti si avventurino. Quindi il significato occulto del 16° capitolo del Sutra del Loto, è il Gonzo. Ora, come abbiamo già detto, questo non è il momento di approfondire questo
argomento per le ragioni che ti ho detto. Ad ogni modo, il fatto che il Gonzo sia esotericamente svelato nelle profondità del capitolo sulla durata della vita del Tathagata, come ti ripeto ci dice il maestro Nichiren, rende ulteriormente chiaro quanto sia difficile accedere al messaggio esoterico del sutra. Non solo il Buddha eterno rivela se stesso nel cuore del sutra, ma svela all'universo ogni suo segreto, facendo ovviamente ricorso alla trasmissione esoterica, quindi attraverso un simbolismo segreto. Questo simbolismo del capitolo 16 è rappresentato proprio dalla parola profondità. Che la verità sul Buddha venga finalmente e completamente rivelata nel capitolo 16 e trasmessa agli adepti che erano fuoriusciti dalla terra nel capitolo 15 e del corso dei capitoli 21 e 22, quindi questo è assolutamente chiaro, anche se alcuni non accettano questa visione. I capitoli poi essenziali sono 8 e sono i capitoli che vanno dal 15° al 22°. Fra questi 8 i capitoli 15, 16 e 17 rivestono un'importanza capitale per quanto concerne la rivelazione. Parte del capitolo 17 e i capitoli 18, 19 e 20 sono poi inerenti alla pratica, anche se poi il capitolo 19 parla più che altro dei benefici dei maestri o di chi li ascolta, di chi si associa con essi. I capitoli, come abbiamo visto, 21 e 22, compongono la trasmissione del sutra, ossia la consegna dell'insegnamento alle generazioni future. Nel Sutra del Loto troviamo scritto: ascoltate attentamente il mio segreto, che ora conoscerete veramente il mistero del Buddha e l'onnipotenza dei suoi divini poteri. Queste parole indicano chiaramente che la verità sul Buddha è espressa solo e soltanto nel Sutra del Loto. In nessun altro sutra troviamo questa affermazione. Ecco, queste sono il famoso ruggito del leone. Grazie del tuo ascolto e volevo ringraziare anche tutti coloro che ci stanno aiutando attraverso delle offerte. Grazie. E se ancora non l'avete fatto, aiutateci anche voi, perché credetemi, dietro a tutto questo c'è veramente un grande lavoro. Grazie e a risentirci alla prossima.